Buongiorno a tutti. Io oggi vorrei rispondere a tutte le persone che mi chiedono: ma che cos'è una casa bioclimatica? E poi soprattutto, la mia casa può diventare bioclimatica? E io rispondo sempre: ma la tua casa è già bioclimatica o meno? Potrebbe esserlo se tu facessi determinati controlli e poi se ti comportassi in una determinata maniera, in modo tale che la tua casa diventa un luogo dove tu stai al massimo del benessere possibile. Allora, come si può considerare una casa bioclimatica? Partiamo dal presupposto che tutti noi abitiamo in una casa che potenzialmente potrebbe essere molto bioclimatica. Ma che cosa vuol dire bioclimatica? Una casa bioclimatica è una casa che in riferimento a dov'è e quindi al clima del posto dov'è, riesce a comportarsi in maniera tale per cui noi non dobbiamo spendere tantissimo per tenerla calda, tenerla fresca, ma nemmeno dobbiamo fare delle azioni di compensazione troppo importanti, che significa, molto banalmente, climatizzarla in maniera troppo severa, perché questo comunque incide sul nostro livello di benessere. Allora, cosa bisogna fare come prima cosa? Come prima cosa andiamo a vedere qual è l'orientamento delle stanze in cui abitiamo. Per esempio, basta una bussola, basta anche, adesso in tutti i telefoni ce l'hanno, si può prendere un'app se non l'ha caricata, si mette, la bussola è uno strumento importantissimo in casa. La prima cosa da fare è andare a vedere il salotto, che orientamento ha, se è a sud, se è a nord, a est o a ovest, perché cambia tantissimo il livello di soleggiamento che abbiamo e il livello di soleggiamento cambia tantissimo la salubrità delle stanze, perché il sole funge da disinfettante quasi, quindi ci deve essere la possibilità che il sole prima o poi batta all'interno delle nostre stanze. Poi dipende da che cosa facciamo in quelle stanze. Il sole ha anche però un altro problema, che se è troppo carico, per esempio una stanza esposta a sud e che non ha magari un balcone al piano di sopra che ombreggia un po' le nostre finestre, quelle finestre saranno cariche di calore, quindi ci entrerà troppo calore. Allora in quel caso dovremo ombreggiare. Però per adesso basta sapere che il sole, poi dopo vedremo come fare a difenderci dal sole o a sfruttare al massimo il soleggiamento che c'è, gioca un ruolo molto importante. Poi un'altra cosa da guardare è che riscontro d'aria hanno le nostre finestre, perché se abbiamo per esempio tutta una casa o tutto un appartamento che dà e ha un fronte solo, lì il problema della ventilazione naturale è alto, perché per ventilare delle stanze noi abbiamo bisogno di una finestra e poi abbiamo bisogno di un'altra finestra in un'altra stanza su un altro lato della casa che generi un'escursione termica in modo tale che si crei una corrente d'aria. Voi sapete che un lato molto caldo di un appartamento e un altro lato meno caldo di un appartamento, dato dal soleggiamento appunto, genera una corrente interna, perché l'aria esterna, nel lato più caldo della casa, siccome l'aria è un gas, si solleva e genera quasi un vuoto che viene riempito immediatamente, se teniamo aperte le finestre, da un'aria più fresca che viene dall'altra parte della casa e che attraversa il nostro appartamento. In questo modo noi abbiamo una ventilazione naturale che ci aiuta tantissimo, innanzitutto asciuga, e il tema della umidità in casa è importantissimo, innanzitutto asciuga e poi rinfresca. La terza cosa da guardare sono i carichi chimici e fisici che abbiamo all'interno di una casa per essere salvi, ma questo lo trattiamo un'altra volta. Ciao!